Giulio caro, Sì. chi è il più preciso fra noi due? Sicuramente tu. Preciso è l'ultima esternazione hardware Dell'azienda toscana, fiorentina, che si chiama Volumio. Volumio per l'appunto. Quindi che è sia un software, quello diciamo che è venuto per Storico, primo, sì. quello storico, e poi una serie di hardware. Che noi abbiamo provato in lungo e in largo, perché ne abbiamo provati diversi. Sì. Andateveli a cercare se volete sull'indice del canale. Esatto. Comunque questa volta proviamo appunto l'ultimo nato, che è un DAC puro. Esatto, un DAC puro e semplice. È semplice. DAC Pre, molto interessante, www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, seguiteci, a tra poco, ciao! Ciao! Che poi in effetti siete stati in tanti a chiedercelo, quindi evidentemente di persone interessate alla produzione dell'azienda Volumio ce ne sono. Beh, è un'azienda made in Italy, un'azienda che ha in tutte le sue esternazioni un eccellente rapporto qualità-prezzo, e infatti anche in questo caso parliamo di 799 euro, che per essere un DAC preamplificatore lo pone diciamo, Sì, sì. In una fascia di prezzo molto interessante. Sì, anche perché poi adesso le passiamo subito a raccontarvele. Comunque le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto e quindi è un prezzo decisamente aggressivo e interessante. Da notare il fatto che l'estetica è sempre la medesima, ma si abbina perfettamente allo streamer Rivo Plus, che abbiamo provato tempo addietro, e con il quale il preciso può dialogare anche in modalità I-Quadro S. Esattamente. Il che è abbastanza interessante, che vuol dire che il preciso ha tra i tanti ingressi a disposizione anche l'ingresso I-Quadro S. Perfetto. Che lo potrebbe ad esempio far essere amico del Live MU2CC, sì, del reclocker. Insomma, esatto. è una freccia al suo arco. Anche perché non sono poi così tanti i DAC che in questa categoria hanno l'ingresso HDMI. Vogliamo dire visto? quali sono anche gli altri ingressi? Sì, Sono diciamo. l'USB, che è in uso in questo momento perché lo stiamo pilotando da un nostro server Sì. autocostruito con componentistica JCAT, c'è il coassiale, c'è La l'EBU e c'è il Toslink. Esattamente. Quindi la dotazione è assolutamente piena. Dal punto di vista delle uscite ci sono le uscite sbilanciate e bilanciate. A proposito di questo, preciso ha due DAC ESS 9039 Q2M in configurazione dual mono, quindi c'è un DAC per canale, che non è la stessa cosa di mettere il 9039 più costoso, che ha invece internamente 8 DAC. Nei DAC più costosi si mette quello e si mettono gli 8 DAC in parallelo per un singolo canale, però già per un DAC da 799 euro mi sembra un'attenzione e una raffinatezza da pochi. Interessante anche a livello di layout circuitale, la macchina è dual mono con una circuitazione che loro definiscono a specchio, quindi è sostanzialmente completamente simmetrica. Noi per la cronaca lo stiamo utilizzando collegato al Copland con i cavi bilanciati, quindi stiamo sfruttando le uscite bilanciate. E vabbè, poi dal punto di vista dell'ascolto ve lo diciamo dopo. Clock MEMS. Clock MEMS, piccolo display centrale e abbastanza ben leggibile, e con il quale si governano tutti i parametri di impostazione, ma fondamentalmente si può vedere il livello di volume al quale sta uscendo, perché appunto l'abbiamo detto, questo dispositivo può essere collegato a dei diffusori attivi o ad un finale di potenza a guadagno fisso, e la regolazione del volume può essere fatta attraverso la manopola o attraverso il remoto, mi pare che si chiama, il remoto, sì. Il telecomando remoto, che è il primo telecomando di casa Volumio, e che molto carino. Mi scuseranno, anche se non l'ho detto, insomma mi scuseranno che quando l'ho visto dentro la scatolina ho detto il telecomando della Apple, anche loro. No, invece assolutamente no, è un telecomando proprio custom che consente di fare una serie di cose interessanti,
tra le quali, e questo io l'ho apprezzato, la scelta, la selezione del filtro di uscita, perché avendo a bordo gli ESS ha la possibilità di eseguire uno tra gli 8 filtri, che sono 4 a fase minima, 4 a fase lineare, a 2 con roll off slow e con roll off fast. Insomma, si possono andare a scegliere i filtri. Come sempre non mi sembra che le differenze siano abissali, ma questo è un altro discorso, è una mia impressione. Però è stato inserito il oversampling, non oversampling, con l'ultimo aggiornamento firmware di luglio del 2025, quindi andate a vedere, lo vedete poi in overlay come si fa, sì. A vedere la release software caricata, altrimenti c'è una procedura sul sito di Volumio con la quale, seguendo la quale si può fare l'aggiornamento firmware e ottenere questa ulteriore prestazione. Che cos'è NOS e OS, Giulio? Non oversampling e oversampling. Sostanzialmente nella modalità non oversampling, come dice del resto il termine, la macchina non applica alcun tipo di sovracampionamento al segnale d'ingresso, cosa che invece nella modalità oversampling accade. Ora è anche vero che nella modalità non oversampling si sta sentendo il file, se vogliamo, nella sua originalità, nella sua, come posso dire, natura per come è stato registrato. Se è stato registrato a 44,1 lo ascolti a 44,1 kHz di frequenza di sovracampionamento, mentre invece se vai a fare l'oversampling aumenti con una sorta, con un algoritmo matematico la frequenza di campionamento, il che non serve a generare dati che non ci sono, questo sarebbe particolarmente stupido, non è che aumenti la risoluzione e inventi nuovi dati. Qualcosa che non c'è. Semplicemente nel caso dell'oversampling in ambito audio metti in condizione il filtro di uscita di lavorare in una maniera, in un range più agevole. L'ho molto semplificata, però grosso modo di questo si sta parlando. Prego. È fatto per ovviamente interfacciarsi con qualsiasi sistema, certo, e con qualsiasi media player. Gli piace molto ovviamente Volumio, ma si può interfacciare anche con altri sistemi di streaming. E a proposito di questo, caro Giulio, volevamo sottolineare un po' una imprecisione che c'è riguardo Roon. Sì, perché Roon consente, con diciamo parecchie macchine a questo punto, la gestione del volume direttamente dalla schermata della traccia che c'è in ascolto. Esatto. Quindi sotto c'è uno slider e uno fa più e meno e alza e abbassa il volume. Sulle macchine completamente Roon compliant, vedete ad esempio che se abbassate la manopola del volume ruota, se alzate la manopola del volume ruota nel senso opposto. Questo per dire cosa? Che il volume effettivamente è fatto in hardware dal dispositivo. Altresì invece cosa succede? Che il volume viene regolato nel dominio digitale con una procedura differente, quindi non è più un volume di tipo analogico ma è un volume di tipo digitale. E la cosa che ci ha colpito in questo caso è che effettivamente muovendo lo slider di Roon il controllo di volume sta fermo. Il controllo del volume, che non è motorizzato, non è nel dominio dell'analogico in ogni caso, ma è fatto in modo molto preciso attraverso il chipset Sabre con la manopola del volume o agendo da telecomando, sì. Ma se invece agite da Roon viene fatto dal DSP di Roon e quindi viene fatto in modo digitale un pochino più grezzo, se vogliamo, per cui se avete Roon e volete regolare il volume vi esortiamo fortemente a utilizzare il telecomando e a disabilitare e quindi mettere il volume fisso. Altresì l'altra ipotesi, che è quella che a me è piaciuta di più in questo caso, è non solo disabilitare il volume su Roon, ma di lasciare questo bellissimo telecomando qui e utilizzare il telecomando dell'amplificatore. Beh, questo se non si usa come
pre, perché se tu lo Se lo metti usi sui finali diretti, se lo questo usi come lo puoi pre, non fare. puoi fare differentemente. Esatto. Allora, in uscita ci sono gli OPA 1612 che sono dei bei circuiti operazionali con un sistema di alimentazione interessante. In questo caso noi lo abbiamo alimentato però con il Lineo 5 che Sempre di volumio. e quindi i 5 volt di alimentazione di preciso vengono generati da questo grosso alimentatore lineare. Altresì nella scatola del preciso trovate il classico alimentatorino, quello da parete a spina, che insomma standard, senza particolari pretese. Allora vogliamo andare allo sventramento? Io direi di sì, Abbiamo perché detto sono tutto, no? curioso di vedere dentro che cosa Ma ci io già l'ho aperto. troviamo. Ok. Ciao, a tra poco. Ciao, ciao. Giulio, concentriamoci subito su questo Raspberry, perché tu hai qualcosa da raccontarci. Ah no, Eccolo. allora in realtà sì, qui c'è un chip, c'è un piccolo chip con il classico logo Raspberry, che forse riesco a farvi vedere, che è questo qui. Sì. Io ignoravo, ma è mia ignoranza, che la Raspberry realizzasse anche dei chip che svolgono fondamentalmente la funzione di controller, in questo caso così utilizzato qui in questo apparecchio, ma che in realtà nulla ha a che fare con i microcomputer, quelli che insomma anche io o molti hobbisti hanno utilizzato, quindi è una, diciamo, apertura al mercato della Raspberry che io non sapevo, insomma. Ok, allora, ingresso 5 volt 2 ampere qui. Ingresso 5 volt 2 ampere, sì. Catena di filtro LC, queste sono le due bobine e questi sono tutti i condensatori. Sì. E poi abbiamo, molto sofisticata come cosa, due sezioni di alimentazione, una per la parte digitale e l'altra per la parte analogica. Esatto. Tra l'altro qua c'è scritto Digital Linear PSU e poi di Analog Linear PSU, quindi sono le due effettivamente sezioni di alimentazione completamente separate. Questo è un 7805 e questi invece sono un 7810 e un 7910, quindi vuol dire che la parte analogica è alimentata a più o meno 10 volt. Interessante tensione. Quindi il famoso clock MEMS, sì. Eccolo qua, il chip è questo. L'unità di controllo, e tu hai sottolineato giustamente la presenza del Raspberry, e poi qua abbiamo la scheda DAC vera e propria. La scheda DAC vera e propria con i due bellissimi chip ESS, li possiamo vedere dalla scritta. Sì. E gli op amp, eccoli qua, 1 e 2, che in questo caso non possono essere sostituiti, e questo non mi sembra un minus, ma mi sembra un plus, perché sono degli ottimi op amp. Perché cambiarli, giusto Giulio? Certo, questi due relè a cosa servono? Servono per fare il muting delle uscite, sia nel caso che l'apparecchio venga acceso, sia quando c'è un cambio di risoluzione, e quindi per evitare il tic che alcune volte si sente. Sì, si sente. Poi passiamo a questa parte che è tutta la gestione degli ingressi digitali, e quindi abbiamo l'USB qua, l'HDMI ottico e coassiale. Ok? E la parte di trigger. Il trigger a cosa serve? Qualcuno lo sa, qualcuno no. Serve a accendere e spegnere gli apparecchi remoti. In questo caso serve per fare la catena con gli altri prodotti della Volumio, ma può ovviamente accendere e spegnere qualsiasi altro tipo di prodotto, e può essere a sua volta acceso da qualsiasi prodotto abbia il trigger. Ok. Poi qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 connettori. Questi 2 e 2 sono per gli encoder volume e selezione degli ingressi, e questo qua invece per il display OLED. Ecco, da sottolineare la firma del caro Dario Murgia, che salutiamo, e che è il progettista di Volumio, che si è voluto firmare anche su questo stampato. Ma mi sembra un piccolo vezzo, ma mi sembra una cosa giustissima. Giusto, e vogliamo dare un'occhiata alla fine al pannello posteriore? Al pannello posteriore, eccolo qua. E allora in questo lato abbiamo le uscite, quindi quelle esterne sono le bilanciate, le interne le sbilanciate, e poi in sequenza abbiamo ottico, coassiale,
il quadro S su connettore HDMI, poi l'USB e infine il trigger in e il trigger out. Perfetto. Devo dire, tutto estremamente ben congegnato. Passiamo all'ascolto, che sarà un ascolto molto Interessante. e preciso. E preciso, certo. Ciao. Ciao. Allora Giulio, ci troviamo in una fascia di prezzo che è quella nell'attorno dei 700 euro, quindi diciamo fra 500, 600 e 1000, che è molto affollata di concorrenza con gli occhi a mandorla. Di concorrenza cinese. Cinese, esatto, quindi non è un segmento semplice da presidiare. No, per niente. Per niente. SMSL, è pur vero però topping, che, sì. certo, però è pur vero che è un segmento che un'azienda come Volumio non può permettersi di lasciare scoperto. Anche perché non ci dimentichiamo che nel pensiero primigenio di Michelangelo c'è sempre stato il hi-fi accessibile per tutti, per cui il suo proprio nel DNA di Volumio c'è questo voler affrontare il tema partendo da una sostenibilità economica per qualsiasi appassionato, e quindi era ovvio che si mettessero in una fascia di prezzo di questo tipo. Certo. C'è una cosa che io ho apprezzato di questo preciso, che è la sinergia evidentemente con il suo streamer di riferimento, il Rivo Plus. Noi la gran parte delle prove l'abbiamo condotta con uno dei nostri server autocostruiti, sul quale gira un sistema operativo che si chiama Audio Linux, ma tanto quanto questo preciso ha funzionato evidentemente senza alcun problema con il suo Rivo Plus. Quindi questo per dire cosa, che effettivamente lo puoi collegare a qualsiasi streamer. E il diciamo downside, come si dice, la scomodità in questo caso è che, non disponendo il preciso di una porta di rete, l'aggiornamento firmware, che come abbiamo visto è una procedura fattibile e anche particolarmente utile, deve essere fatta con la chiavetta USB fondamentalmente. No, col computer. Collegandolo al computer, collegandolo al computer. Più semplice, se vogliamo, perché qualche tempo fa abbiamo fatto vabbè. Sì. Ma andiamo alle note d'ascolto. Allora, lo abbiamo ascoltato con e senza l'alimentatore Lineo, c'è una bella differenza, quindi noi poi consiglieremmo come upgrade, piuttosto che cambiare il DAC, cambiare alimentatore con un alimentatore lineare. Può non essere il Lineo 5, basta che sia un alimentatore lineare anche a basso assorbimento, perché il Lineo 5 è enorme rispetto a quelle che sono le richieste energetiche del preciso. Ma insomma, basta farsi, prima abbiamo citato i costruttori orientali, basta farsi un giro su internet, si trovano degli alimentatori lussuosissimi, bellissimi, lineari, che escono anche a 5 volt, e quindi tutto sommato con una spesa relativamente contenuta, secondo me gli si fa un bel regalo. Un bel regalo, però comunque anche con l'alimentatore a spina se la cava, ecco, se la cava. Tu avevi qualche bene, perplessità rispetto alla scelta dei 5 volt come tensione? Sì, beh, ne ho parlato poi nello sventramento. Io personalmente avrei scelto una tensione più alta, 12 volt o 15 volt, perché vuol dire che quando poi fai il survoltaggio per alimentare le sezioni di uscita, devi survoltare molto di meno, perché 5 volt da 5 volt a 12012, quindi a un range di 24 volt, fai un certo lavoro. Se entri già a 12 volt e devi arrivare a 24, è chiaro pensare che ne fai un altro. Quindi io questa scelta sinceramente la capisco relativamente poco, però sai, ognuno fa le sue scelte. Dal punto di vista del suono, il preciso è un DAC che va molto bene. Va molto bene. Sì. Ora devo dire, non so se il famoso, la famosa espressione nomen omen, però obiettivamente c'è una vena, una certa tensione di questo DAC
appunto proprio verso la precisione. Io l'ho trovato un DAC che si impegna molto, la cui cifra stilistica è proprio quella di risultare estremamente analitico, estremamente dettagliato. Estremamente preciso. Preciso, e tutto sommato devo dire il nome appunto rispecchia pienamente la natura dell'oggetto. E non ho trovato che sia un DAC, come posso dirti, di quelli che parte per la tangente facendo di fare voli pindarici e magari appunto a dispetto del rigore, e forse ce ne sono stati altri di DAC in questa fascia che erano più sognanti. Questo è molto rigoroso, è molto molto asciutto, però obiettivamente il suo mestiere lo fa, e lo fa con una certa classe, con una certa eleganza. E quello che mi ha piacevolmente colpito è, nel confronto con altri prodotti di fascia simile o analoga, una certa dimensione dello stage, del palcoscenico virtuale, che ha una bellissima apertura nel senso del senso orizzontale, forse non è monumentale nell'altezza, però con le giuste registrazioni si riescono a percepire in maniera molto chiara i diversi piani sonori, le loro distanze, quindi devo dire da questo punto di vista mi ha piacevolmente impressionato. E altre cose direi che insomma, per essere un DAC che sta su questa fascia di prezzo svolge il suo mestiere in maniera impeccabile. Ecco, io quello che vorrei sottolineare è che sembra quasi un DAC di classe decisamente superiore, cioè è un DAC che ho ascoltato con grande piacere, con dei passaggi che mi hanno veramente convinto, e quindi sinceramente mi sentirei di consigliarlo, ecco. Sì, insomma è senz'altro un prodotto da prendere in considerazione se uno sta in questo range di prezzo, se uno sta a caccia di un DAC in questa fascia di prezzo qua. Quindi secondo me è da questo punto di vista interessante. Io quello che ho percepito è che il matrimonio con il suo partner d'elezione, con il suo streamer d'elezione, funziona veramente molto bene. Sì, sì, veramente molto bene, a parte poi è un vezzo, ma per carità si vive anche di quello, la cifra stilistica dei due prodotti certo, messi uno sopra l'altro fanno la loro bella figura. Fanno una bella figura, tra l'altro siccome sono tutti e due alimentati a 5 volt, si possono entrambi alimentare con l'Ineo che ha 2 uscite a 5 volt. Perfetto. Una cosa che volevo precisare, l'ho accennata prima in descrizione, e come ho detto attraverso questo bottone qui sul telecomando c'è la possibilità di andare a scegliere uno fra gli 8 filtri di uscita. E come mi è successo diverse altre volte con i DAC dotati di chipset Sabre, e sarò diventato forse sordo io, non lo so, ma io queste grandi differenze all'ascolto non l'ho percepite, no. E ancora una volta mi sono andato convincendo della mia opinione che preferisco avere 3 filtri ma ben distanziati e differenti tra di loro, piuttosto che 8 che si assomigliano tanto, forse troppo. Siamo figli del nostro tempo, adesso è quello che conta è dire io ce ne ho di più e quindi ce ne ho 8 invece di 4, quindi magari nella scelta c'è pure, però quello ha solo 4 filtri e invece l'altro ce n'ha 8, e quindi poi bisogna inseguire delle cose che di fatto poi non ci servono a niente. Giusto Giulio? Tranne a crearci l'ansia, starò usando il filtro giusto? Starò usando il filtro sbagliato, siccome di ansie già ne abbiamo abbastanza, ecco, anche quella del filtro d'uscita. No, anche perché quando uno sente la musica in un certo modo si vuole rilassare, non vuole avere un altro pensiero che è quello di qual è il filtro migliore per questo brano, per questo genere. Se hai il telecomando a portata di mano, è un click, tu dici vabbè, provo pure quello dopo e ritorno a quello di prima, e a quel punto la traccia è bella e che è finita, e non ti sei concentrato sulla musica. Non ti sei goduto la traccia,
scervellato su questo oggetto qui. Ma comunque, mia posizione. Va bene, allora www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, seguiteci, dateci una mano, fateci pubblicità e dateci una mano anche per il sito e per i social. Ciao! Ciao!